Benvenuti nel mio canale. Se ancora non sei iscritto e non mi conosci, sei su Solo Storie Vere. Ti invito a fare un giro sul mio canale, dove troverai tanti contenuti interessanti. Nel frattempo, ti invito ad iscriverti per aiutarmi a crescere e portare sempre nuovi contenuti. Partiamo ora con questo nuovo video. È il 27 ottobre 1990. L'orologio segna da poco le 19. Quando a Gela scoppia una guerra tra la Stidda e i mafiosi delle stelle, convinti di affermare con il sangue il proprio potere contro Cosa Nostra. È una faida tra la Stidda e Cosa Nostra. Gruppi di killer pronti per l'azione. È l'ora esatta che stavano aspettando. Vengono effettuati 4 agguati contemporaneamente in diverse zone della città, che lasceranno sulle strade di Gela un campo di battaglia con 8 morti e 7 feriti. Il più piccolo aveva appena 17 anni, il più grande, Francesco Rinzivillo, nome di spicco del clan di Piddu Madonia, 45 anni. Ai killer servono appena 18 minuti per effettuare un massacro, una strage, la strage di Gela, meglio conosciuta come la strage della sala giochi. È questo il più efferrato e violento episodio della cosiddetta faida di Gela, combattuta tra la Stidda di Gela e i fiancheggiatori di Cosa Nostra, capitanati dal boss Piddu Madonia. Tra il 23 dicembre 1987 e i primi mesi del 1991, la faida lasciò dietro di sé ben 120 morti. La guerra fu totale. Si sparava nelle strade, nelle piazze, nei negozi, tra la folla e arrivò anche al nord, tant'è che 2 gelesi vennero assassinati in Lombardia. L'inferno comincia in Corso Vittorio Emanuele, dove si affaccia una sala giochi. Qui venne sparato il primo colpo. L'orologio segna le 19 in punto, quando davanti al locale si presentano in 4. Uno, su una moto, tira fuori un fucile da caccia dall'impermeabile e si mette a sparare come un pazzo per terrorizzare i passanti. Altri 3, armati di pistola, entrano nella sala giochi, salgono sui biliardi verdi e premono il grilletto, non curanti di tutti i clienti all'interno. Emanuele, 24 anni, è il primo a cadere. La stessa sorte toccherà ai suoi amici, una banda al soldo della cosca di Piddu Madonia. Salvatore fa la stessa fine qualche minuto dopo. L'ultimo è Peppino, 17 anni, che aveva cercato invano di scappare. Gli hanno sparato alle spalle e lo hanno lasciato sul marciapiede senza vita. Chi doveva morire era morto, ma a terra restano altri ragazzi. Il bilancio totale è di 6 adolescenti feriti. Ma nemmeno il tempo di stendere il lenzuolo sui corpi senza vita nella sala giochi, che ancora sangue, ancora morte. Il secondo agguato avviene in una baracca di legno, dove vengono ritrovati 3 morti sotto circa 50 colpi, tra le cassette di frutta e verdura. L'obiettivo qui era Giovanni, anche lui legato a Piddu. L'orologio che ha al polso Giovanni si ferma alle 19:07. Il venditore ambulante era nella lista nera dei sicari, insieme al fratello, che però riesce a salvarsi, mentre Nunzio e Serafino, incensurati, si sono trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. All'ora dei regolamenti dei conti, le 19:07, si trovavano lì per caso. Ma per i killer non era finita. Alle 19:15 scatta il terzo agguato. Luigi viene ucciso davanti alla porta della sua casa appena pitturata. Alle 19:18 Francesco Rinzivillo, affiliato di spicco della cosca di Piddu Madonia, cade nel quarto e ultimo agguato, non lontano da una macelleria. Rinzivillo era il reggente a Gela ed era subentrato al boss Volara. Ore 19:18. Il conto è chiuso a colpi di lupara. La strage e la conta è finita dopo soltanto 18 minuti. I cadaveri erano 8, i feriti 7, nemici e incolpevoli testimoni. Una strage per un uomo di rispetto. Il perché della mattanza non è rimasto senza risposta. La banda aveva chiesto il pizzo ad un negoziante di pellicce che non doveva essere assolutamente toccato.
Qualche giorno dopo la strage, gli uomini della squadra mobile di Caltanissetta individuarono ed arrestarono uno degli autori, 18 anni da pochi mesi. Nel covo, dove i killer avevano festeggiato dopo la strage con champagne e aragoste, gli uomini in divisa hanno trovato i documenti di altri 3 ragazzi, forse suoi complici. Grazie alla collaborazione di 2 pentiti, padre e figlio, ex capi della Stidda di Gela, gli investigatori riescono a ricostruire la strage con nomi, dettagli e particolari. La strage causò un vero e proprio shock a livello locale ed ebbe risonanza anche sulla stampa nazionale e internazionale. Ne è un esempio il quotidiano francese Le Monde, che si espresse sull'accaduto definendo Gela Mafiaville. Il risultato dell'azione incalzante dello Stato fu un accordo tra Cosa Nostra e gli Stiddari, che nei primi mesi del 1991 siglarono una pace mafiosa che pose fine alla faida. Sono passati 33 anni, i più anziani ricordano bene quei momenti, i più giovani no, quelli che erano ragazzini allora e quelli che sono nati dopo. Chi non dovrebbe dimenticare però è la città, sono le istituzioni, perché quel giorno è stato impresso a fuoco un marchio infamante sul nome di Gela nel mondo, Mafiaville, città della mafia. Del 27 novembre 1990 è rimasta una data impressa nelle menti di chi ha vissuto quei momenti terribili e purtroppo nulla di più. Grazie di avermi seguito in questo piccolo racconto fino alla fine. Ti invito a fare un giro sul mio canale, dove troverai tante storie interessanti. Ti chiedo una piccola azione per il canale, iscriviti, è gratis e mi aiuti a crescere. Spero di vederti nel prossimo video. A presto.